Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti al video su Saturno in Pesci. Questo triennio cerchiamo di analizzare questo triennio particolare, perché l'energia dal 7 marzo fino a marzo circa 2026, quindi dalla primavera del 2023 alla primavera del 2026 l'energia sarà caratterizzata da Saturno di transito nel segno dei Pesci, quindi vediamo che cosa può portare a livello mondiale e nelle nostre vite, ma prima di approfondire l'argomento volevo ringraziare tutti gli iscritti al canale. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella. Grazie per tutti quelli che lo sostengono, grazie per tutti quelli che mi sostengono su Ko-Fi offrendomi uno o più caffè, grazie a tutte le persone che hanno scaricato, che stanno scaricando l'ebook sulla Luna nei segni, nel tema natale, per capire l'importanza della Luna e quindi quanto è importante ascoltare le previsioni del segno lunare, perché determinano proprio il senso dell'appagamento e quindi della nostra serenità interiore. E poi in arrivo ci saranno delle nuove sorprese, quindi grazie a tutti. Ma veniamo a Saturno in Pesci, me l'avete chiesto in tantissimi. Allora, prima volevo dirvi che l'influenza di Saturno chiude un ciclo che è iniziato nel 93-96, un primo ciclo. È chiaro che c'era un secondo ciclo iniziato tra il 64 e il 67, ok? Però è chiaro che proprio per le cose della vita e anche per l'età storica dell'essere umano tendono a ritornare o a concludersi, a compiersi delle vicende iniziate nel triennio 1993-1996. Inoltre volevo dirvi che stavo notando, studiando i transiti precedenti di Giove nel segno dei Pesci, ho notato che varia di anno in anno in base all'influenza non solo degli altri pianeti lenti che si spostano, ma anche di Giove. Quindi ho visto che questo transito di Saturno in Pesci, questo qui del 2023-2026, vivrà 4 Giove diversi. Adesso fa il suo ingresso con Giove in Ariete, poi ci sarà Giove in Toro da maggio 2023 a maggio 2024, poi ci sarà Giove in Gemelli 2024-2025 e forse la parte più complicata, diciamo, di questo transito di Saturno in Pesci sarà quella più conclusiva, Giove in Cancro nella seconda parte del 2025, con Saturno che farà su e giù, dentro e fuori dal segno dei Pesci, andrà tra Ariete e Pesci. E lì, se non erro, ci sarà anche Nettuno in Ariete, quindi Saturno anche quando sarà in Pesce si congiungerà a Nettuno in Ariete, e lì, data anche la quadratura con Giove in Cancro, insomma, ci saranno dei transiti particolari. E quindi, visto che ci sono delle trasformazioni interessanti, questo è un primo video di Saturno in Pesci, ma volevo dirvi che ne faremo almeno 3 o anche 4, perché ci saranno dei cambiamenti sostanziali che vi introduco qui. Quindi abbiamo l'ingresso di Saturno in Pesci adesso a marzo, che per 2 mesi collaborerà con l'energia di Giove in Ariete. Ci sarà l'ingresso di Plutone in Acquario, e poi quando Saturno rimarrà in Pesci, ma Giove a maggio entrerà in Toro, Saturno tornerà in Capricorno, ok? Poi ci sarà l'ingresso di Plutone in Acquario nell'anno successivo, parliamo di novembre 2024 se non sbaglio, e lì ci saranno Giove in Gemelli. Insomma, quello sarà un momento abbastanza interessante, però ci sono degli switch. Nettuno inizierà ad andare verso il segno dell'Ariete, quindi il cielo cambia. L'unico che rimane a casa sua è Urano nel segno del Toro. Ci sarà anche il cambio del nodo, adesso c'è il nodo nord in Toro, poi ci sarà il nodo nord in Ariete da luglio di quest'estate, un po' bellicosetto. Quindi voi capite che ci sono vari passaggi, quindi vari influssi planetari e varie cose. Quando i passaggi sono molto grandi, quando vengono coinvolti molti pianeti, più che cambiare le nostre vite, cambiano gli equilibri mondiali, e le nostre vite sono un riflesso. Quando ho visto
tutto questo avvicendamento in un periodo concentrato come quello di Saturno in Pesci, questo avvicendamento di pianeti, Plutone, Nettuno, vabbè, Giove fa il suo ciclo normale, no? Quando ho visto questo avvicendamento mi sono incuriosita, perché? Perché Saturno è Saturno, ma quando Saturno è in Pesci è chiaro che è nell'ultimo segno zodiacale. Voi immaginate l'orologio, no? I 12 segni, è come se fosse tra le 23 e le 24 quando è nel segno dei Pesci, ed è il signore del tempo. Che cosa significa? Che si sta chiudendo un ciclo grande, cioè il signore del tempo e del karma ha compiuto praticamente tutto il giro dello zodiaco. Quindi un conto è un Saturno che passa, che ne so, dallo Scorpione al Sagittario, no? È un iter normale. Un conto è il fatto che entri nel segno dei Pesci, perché è riassuntivo di tutti i 30 anni precedenti, e quindi in quel momento fa uno switch. Ci sono delle cose che finiscono, che restano nel passato, ma tante cose di questi 30 anni, qualcosa deve iniziare, e quindi voi vedete che i pianeti in Ariete, mentre il Signore del Tempo porta a conclusione qualcosa, i pianeti in Ariete, a cominciare da Giove che l'ho anticipato, iniziano a innescare quei cambiamenti, quindi mentre il vecchio finisce, il nuovo inizia. Quindi quando ho visto che c'era tutto questo avvicendamento sono andata a riguardare un po' di cose anche degli anni passati, perché insomma si sa che è come la storia, no? I cicli storici, bene o male, corsi e ricorsi storici, si ripresentano. Allora, ci sono delle cose simili rispetto al 1993-96 e cose che non lo sono. All'epoca, come ho già detto nell'introduzione dell'oroscopo della scorsa settimana, c'era Urano nel Capricorno, Nettuno nel Capricorno, quindi il cambiamento era istituzionale, politico, legato ai poteri. C'era anche Plutone nello Scorpione, quindi i magheggi che venivano fuori. Ho preso degli appunti, forse c'era anche Giove in Scorpione all'epoca, quindi vennero fuori Tangentopoli, Mani Pulite, vennero fuori, no, tanti casini. Ma perché? Perché Urano stava modificando le istituzioni, quindi la Seconda Repubblica che ci fu allora nel 1994, per chi mi ha scritto, ma quindi faremo una Terza Repubblica, crollerà il sistema politico? No, non credo proprio. Con Urano in Toro, qui gli interessi, i magheggi, i movimenti sono esclusivamente di carattere economico, e ovviamente non sono tutti ortodossi, perché Urano nel segno del Toro non è a suo agio, quindi va a sperimentare, va a toccare anche cose legate al benessere dell'umanità che magari no, non andrebbero toccate. Questo proprio in termini di stile di vita, alimentazione, sperimentazione medica, eccetera. Vi ricordo infatti che l'ultimo Urano in Toro, oltre ad aver portato la Seconda Guerra Mondiale, portò le sperimentazioni nei lager per le cose di cui la medicina oggi beneficia ancora, però non erano esattamente etiche. Quindi non crollano le repubbliche, ci saranno proprio delle tensioncine, no, fra stati. Quello può esserci invece, perché all'epoca ci fu la guerra di Bosnia e Erzegovina, che però poi a fine transito di Saturno in Pesci trovò la pace. Allora, questo Saturno cosa fa? Questo Saturno governa tutto quello che è legato all'acqua, ai mari, alle connessioni fra esseri umani e popoli. Tanto è vero che nel precedente ciclo, nel 93-96, ci furono Amazon, nacque Yahoo, nacque la piattaforma eBay, praticamente c'erano tutte l'innovazione, la tecnologia si metteva proprio al servizio di quella che era la connessione fra persone, ovviamente avvicinando le distanze fra chi viveva lontano e negli altri continenti. Quindi la connessione fra persone, abbiamo detto, i carceri
Voi vedrete che in questi anni si parlerà di carceri, di manicomi, di centri psichiatrici, di case chiuse, ci saranno molte evasioni. Questo perché? Perché Saturno sposta l'attenzione su tutte le simbologie legate al segno dei pesci e a cosignificante della 12ª casa. Ne fa vedere tutti i malesseri, tutti i malumori, tutte le inadempienze. Farà accadere più di un evento che segna malessere, che segna problematiche in quel settore, al fine di puntarvi l'attenzione e di far correggere. Questo è il compito di Saturno, quindi puntare il dito. Quindi voi vedrete il sistema sanitario, ci saranno varie vicende riguardanti il sistema sanitario, molte cose legate proprio alla psiche, perché il segno dei pesci è legato a questo, alla medicina, proprio alle medicine, ai farmaci utilizzati, etici o non etici, se magari ci sarà la scoperta di qualcosa che ha fatto male, oppure ci saranno delle nuove scoperte per curare le persone. Ci sarà una grande attenzione portata dalla necessità, quindi un grande malessere magari interiore, psicofisico, psicologico, porterà l'attenzione sulle depressioni, sul malessere, quindi sullo stile di vita. Voi vedrete che ci saranno delle grandi cose. Ci sarà una grande attenzione, uso, abuso, rilevanza anche delle droghe, dell'alcol e di tutte le cose che portano all'alienazione della coscienza. Io stavo pensando ad una cosa, nel precedente transito, oltre al fatto che ci furono delle morti e dei suicidi eccellenti, famosi, come quello di Kurt Cobain, dei Nirvana, quindi no, legato alla depressione. Quindi ce ne furono altre di morti, quindi insomma ci sarà l'attenzione di quello. Ci furono anche delle grandi novità nella musica, un grande avvicendamento di personalità musicali. Ci fu la scomparsa di Freddie Mercury e per esempio entrarono gli Oasis, che non hanno avuto esattamente lo stesso successo, ma insomma sono stati sicuramente, hanno dettato il trend, hanno avuto sicuramente un peso importante nella musica. Ne avevo segnati altri oltre all'Oasis interessantissimi, ma ho preso gli appunti in maniera un po' disordinata e mi perdo, quindi ci saranno anche novità legate alla musica, generi musicali, avvicendamenti di personaggi, quindi delle new entry più famosissime. Questo perché la musica, come tutte le cose, no? È un'onda sonora ed è co-significante dei segni d'acqua e del segno della Vergine. Ci saranno una grande attenzione, delle grandi scoperte riguardo a tutto quello che è intangibile, quindi il paranormale, le visioni mariane, che ne so ragazzi, tutte queste cose mistiche, niente di New Age, magie, quello è appannaggio dell'8ª casa e dello Scorpione ed è un'altra roba. Parlo proprio di cose mistiche, di cose di mondi lontani, di cose intangibili, di cose irraggiungibili. Quindi ci saranno anche probabilmente delle scoperte riguardo a delle persone scomparse. Si parlerà di sette religiose, probabilmente, di combustibili, gas, metani, insomma di tutte queste cose di cui già si parla con Giove in Pesci, da quando c'è stato Giove in Pesci che ce le ha semplicemente anticipate. Lo spazio, anche lo spazio proprio a livello di scoperte planetarie, UFO, extraterrestri, queste cose qui, avrà una portata notevole. Io mi sono appuntata che nel precedente transito ci fu una permanenza record nello spazio, 366 giorni nello spazio, non mi chiedete chi perché ho perso l'appunto, insomma, e fu scoperto il primo pianeta extrasolare orbitante intorno ad una stella.
Quindi, come poi vi avevo già detto, come piattaforme ci furono Amazon, eBay, Yahoo, fu messa in commercio la PlayStation, che è molto attinente al fatto dell'alienazione, no? Cioè della realtà parallela, della realtà aumentata, quindi tutto quello che ci leva dalla realtà terra-terra, della terra, e ci porta in qualche modo in un'altra dimensione. Voi considerate, un'altra cosa che è stata interessantissima, quando stavo studiando il fatto che questioni legate agli oceani, alle acque, quindi in questo caso noi pensiamo immediatamente alla questione dei migranti, ma potrebbe accadere altro, perché proprio in tema di connessioni e maree, all'epoca fu inaugurato il tunnel della Manica, quindi sono stati messi in contatto, no? In collegamento terreno, due stati separati dal mare. Io ho pensato che potrebbero fare in questo triennio lo stretto sul ponte di Messina, però potrebbero anche accadere altre cose, insomma, no? Cose a cui io non sto pensando, ma il tunnel sulla Manica è stato strepitoso perché in termini di connessione tra genti ha funzionato, in termini di mari, oceani ha funzionato, e anche in termini di introspezione, no? Quello è stato veramente... È stato molto 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 bello. Ci sarà un grande parlare anche del paranormale, le evasioni, la 12ª, segno dei pesci, è collegato alla 12ª casa che è così-significante. La 12ª casa, oltre a quella degli ospedali psichiatrici, delle malattie mentali, della depressione, dei mondi sensibili, della psiche, della fede, della religione, delle cose mistiche, è quella delle carceri, anche quella degli ospedali, e oltre a venir fuori che magari c'è la malasanità, proprio in modo che si risolvano delle cose, ci furono, e quindi anche il malessere in carcere, avete presente i suicidi, queste cose, le ribellioni, le rivolte, perché si vive male, no? Le condizioni delle carceri, scusate, non sono come dire, non rispettano gli standard, no? Magari dei diritti umani. Un altro modo per indicare che magari all'interno di esse c'è corruzione, le cose non funzionano, potrebbe essere manifestato, come dire, confermato dalle evasioni. Infatti sono andata a controllare e ci fu all'epoca l'evasione di Felicetto Maniero della Mala del Brenta, insomma ci fu una clamorosissima evasione dal carcere di Faccia d'Angelo, di questo malavitoso che era chiamato Faccia d'Angelo, che fece una fuga rocambolesca, quindi si scoprì non so cosa, insomma, che nelle carceri qualcosa non funzionava. Voi vedrete che si verificherà qualcosa del genere, no? Quindi sono 3 anni particolari, noi vedremo che Saturno, nel nostro caso Saturno, si incontra, ripeto, con Giove in Ariete solo per 2 mesi, che è una cosa migliore, perché Giove in Ariete può essere anche un po' bellicosetto, porta una primavera, porta tantissimi nuovi inizi, quindi mentre il Signore del Tempo porta a compimento qualcosa, voi vedrete che ci sarà un'accelerazione nell'aprire la porta, nel far sì che ci sia l'ingresso di cose nuove, però sono soltanto 2 mesi. Poi ci sarà la fase economica, quella con Giove in Toro, e lì dovremmo farci un video a parte, probabilmente, perché ci sono delle cose portate a galla, ci saranno delle cose portate a galla da Urano che al momento io non riesco neanche a immagino delle cose, ma altre ci potrebbero stupire. Quindi faremo il video proprio da maggio 2023, scusatemi, a maggio 2024. Poi ci sarà la parte di Giove in Gemelli. 2024-2025, là ci saranno i cambiamenti nelle comunicazioni, nella scuola riguardo ai giovani, il malessere dei giovani, i mass media, i mezzi di trasporto, la scuola, l'editoria. Ci saranno delle grandi rivoluzioni in quel senso, e poi quando ci sarà Giove in Cancro, quella è la parte più turbolenta, perché? Uno, perché andiamo nel segno cardinale e i segni cardinali cambiano. 2, perché ci sarà
Nettuno e Saturno che inizieranno a uscire dai pesci e andranno in Ariete, faranno un po' su e giù come fanno di solito, e quelli sono tempi bellicosetti. E quindi si parlerà di famiglia, di infanzia, di maternità, di diritti delle donne quando partoriscono, di bambini, di alimentazione, verranno fuori, quelli sono quando ci sono i pianeti cardinali, vengono fuori grandi cose. Ci sarà anche l'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, sono andata a ritroso fino al precedente ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, e all'epoca, quando si è incontrato con Saturno in Pesci, ci fu il risorgimento italiano, non prima di qualche situazione conflittuale. Quindi non ho visto dov'era Giove, ma se non sbaglio c'era Nettuno in Pesci, quindi devo andarmela a studiare bene, ma la situazione è multisfaccettata, va seguita, è particolare, e quindi diciamo che va seguita in maniera periodica. Credo che sia il modo migliore per avere delle previsioni attendibili e quanto più fedeli alla realtà. Però adesso vediamo uno scorcio, no? Un imprinting di quello che succede segno per segno con questo ingresso di Saturno dal 7 marzo, Saturno in Pesci, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e cari amici con l'ascendente Ariete, con l'ingresso di Saturno nel segno dei Pesci, nel vostro settore, diciamo, dell'inconscio, unito al contemporaneo transito di Giove sul vostro segno, chiude veramente una fase molto importante, una fase importante che si compie a livello interiore. Ci sarà tipo un reset dell'inconscio, un bilancio, anche un esame di coscienza. Se siete abbastanza grandi si chiuderanno delle situazioni, dei modi di vivere la vita, dei coinvolgimenti, delle situazioni durate veramente 30 anni. Quello che Giove sta portando a galla adesso può avere diverse sfaccettature a seconda della vostra età e del vostro tema natale, ma unito a Saturno spiega il perché. Alcuni di voi con l'ascendente Ariete, con Giove in Ariete, stanno iniziando una nuova esistenza, una nuova avventura al lavoro, nuove conoscenze sentimentali, una nuova realtà, un trasferimento, un corso, uno studio, una competenza. Alcuni di voi stanno già iniziando, si stanno già affacciando ad una nuova esistenza e stanno concludendo questo ciclo di 12 anni, che in questi 12 anni non è stato molto generoso, ma è stato, come dire, sfidante, ok? Vi ha sfidato in tutti i modi. Per quelli che non riescono, per tutti quelli che hanno scritto nei commenti, che mi hanno scritto su Instagram dicendo che non riescono, che le cose vanno male, che non sta cambiando niente, che c'è stasi, che al massimo vedono un peggioramento ma non vedono da lontano i nuovi inizi. Con questo Saturno voi vedrete in questi 2 o 3 mesi, vedrete un'accelerazione della consapevolezza, perché nel vostro caso il lavoro di rinnovamento deve essere più profondo. Quindi l'ingresso di Saturno nel segno dei Pesci inizierà a portarvi finalmente ad una dimensione più profonda, proprio psicologica, interiore. Discenderete dentro di voi, quindi è come se Giove in questi mesi abbia sollecitato, ma c'è bisogno di un lavoro più profondo, quasi chirurgico, no? Invasivo. Saturno inizierà a spalancare un portale, quindi questo Giove in Ariete combinato a Saturno in Pesci indicherà non la rinascita nel mondo esteriore, ma una rinascita interiore profondissima, di cui probabilmente inizierete ad avere
contatto preciso nell'estate. A questo punto dal 17 luglio, quando il nodo nord farà il suo ingresso nel segno dell'Ariete, lì ci sarà un momento molto interessante per fare un bilancio, no? Poi ci riaggiorneremo in quel momento, ma vuol dire che per voi la trasformazione è talmente profonda che richiede un'immersione al vostro interno, ok? E Saturno in questi mesi lo farà, vi aiuterà. Vado avanti, faccio un'anticipazione rispetto al transito di Giove in Toro, al video che comunque farò tra Saturno in Pesci e Giove in Toro, e voi avrete ad un certo punto dalla primavera la stabilità. Questa cosa vi arriverà nei giorni del compleanno, perché in aprile ci sarà Mercurio retrogrado in Toro che vi porterà, vi anticiperà delle risorse, un aiuto in termini di benessere, di economia, di solidità, forse di immobili. Vi arriverà quell'aiuto concreto, materiale, probabilmente economico, un nutrimento. Vi arriva un nutrimento energetico che vi consentirà di avere quella tranquillità e quella certezza per iniziare il vostro la vostra vera rinascita. E là il nodo nord unito a questi transiti, poi ci sarà il transito con la Venere in Leone, il transito eccezionale della Venere in Leone. Tutte queste cose combinate vi daranno un atteggiamento, unite a Saturno in Pesci, vi daranno una maturità e una consapevolezza diverse. Voi entrerete in connessione con voi stessi, entrerete in connessione con una visione diversa del mondo, con un'intuizione superiore, con qualcosa che a un certo punto farà uno switch e inizierà a guidarvi, a darvi fiducia nella vita, e lì inizierà quella che poi sarà la trasformazione. E per chi non ha l'amore, l'estate, ragazzi, con quella Venere in Leone. Lo so, mi avete scritto che c'è la Lilith in Leone. L'orgoglio, bisogna stare attenti all'orgoglio e a non dominare l'altro, perché potrebbero semplicemente, banalmente e dolorosamente emergere le ottave basse del Leone, cioè il lato brutto del segno del Leone, della Venere e il Leone, che magari sono l'egocentrismo e l'orgoglio e il dominare gli altri. Però queste sono delle questioni dell'animo umano, dell'essere umano, con cui abbiamo già fatto i conti 1000 volte e con cui insomma dobbiamo imparare a fare i conti sempre meglio. Quindi voi avete una grandissima rinascita che passerà dal mondo interiore, e avrete anche degli aiuti concreti ed economici che vi daranno una grande stabilità. Quindi questa primavera sarà sicuramente particolare, visto che quando Saturno entrerà nel segno dei Pesci, poi sarà seguito non solo da Plutone in Acquario, che inizierà magari a portare più movimento intorno nel sociale, nella vostra vita, appena fatto il suo ingresso, voi sentirete Marte in Cancro dal 24 marzo al 20 maggio, quindi è lì che inizierà il clou, come dire, del terremoto, della lotta interiore, dello sgancio da situazioni che vi tengono troppo indietro, e lì insomma si creerà un'alchimia interessantissima, perché voi vi avrete il risveglio della coscienza, proprio vi risveglierete, perché Marte farà trigono a Saturno, e quindi quello che accadrà verrà letto, decodificato e processato in una maniera diversa, ma tutto quello che accadrà fuori servirà al risveglio interiore, che ovviamente avrà un percorso lungo di 3 anni, però l'importante è che inizi, perché i cambiamenti dell'essere umano sono progressivi, insomma, no? E poi quando entrerà nel segno dell'Ariete ci sarà, come dire, questo impero creato. Quindi vedrete che questo Saturno vi porterà a sentire e a connettervi con la vostra verità e a condurvi ad essa. Quindi un grande in bocca al lupo, e godetevi di questo transito così rivelatore.
Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, benvenuti all'analisi del transito di Saturno in Pesci. Come ho già detto nell'introduzione, suddividerò nel corso di questi 3 anni i video dedicati a questo transito in base al cambio di Giove. Perché ci sono troppi spostamenti celesti perché si possa inquadrare questo transito in un'unica tranche globale. Per quanto vi riguarda, questi 2-3 mesi, no? Questo marzo, aprile e maggio, sono una sorta di incubazione, di trasformazione per quello che sarà un triennio assolutamente soddisfacente, assolutamente migliore rispetto all'ultimo triennio, caratterizzato da una quadratura, una dissonanza di Saturno in Acquario, che tra l'altro era dissonante a Urano in Toro. Quindi voi avete cercato un cambiamento, a volte si è presentato, voi non l'avreste voluto, ma si è presentato, e molte situazioni, molti individui, proprio istituzioni, situazioni e persone spesso sono state di intralcio. Quindi è stato probabilmente le persone che voi avete cercato di annettere, come dire, alla vostra realtà in questo transito precedente di Saturno in Acquario, sono state generatori di caos, di disordine, di fastidio, che per la natura lenta, poco furba del Toro, no? Un po' miope del Bove, lenta e soprattutto, invece di lasciare andare, controllante. Quindi siete stati portati a trattenere, a volte per controllare questi elementi di fastidio, quando probabilmente forse andavano eliminati più velocemente. Quindi quello che vi ha fregato è stato il tempo anche che avete impiegato a riconoscere una matrice distruttiva e deleteria più che costruttiva. Io vi auguro che abbiate fatto tesoro delle esperienze vissute, che non le abbiate che non le abbiate bollate come incidenti di percorso, perché quello che ci capita nella vita serve, tutto serve per farci evolvere, per farci alzare un po' lo sguardo rispetto alla famosa mangiatoia bassa che ha il segno del Toro, che quando è comodo a volte non si affatica più di tanto. L'importante è avere la sensazione di avere le cose sotto controllo. Insomma, fatto sta che se avete imparato dagli errori commessi, diventerete, grazie a questo transito di Saturno in Pesci, molto più selettivi nei confronti degli altri. Questo è il trend dei prossimi 3 anni. Che cosa significa? Che la vostra generosità e il vostro sfamare, prendervi cura, mettere sotto l'ala le persone, è consigliabile che diventi un po' più spartana, cioè che diminuisca, che diventi un po' più saggia, veduta la parola prudente, ok? Io non vi sto invitando alla diffidenza, questo non è un transito di Giove in Scorpione, no? Che quindi vi farà incontrare gente che vuole fregarvi o i cattivi consiglieri. Qui c'è proprio un imparare con il tempo che passa, con le esperienze che si vivono, a selezionare meglio le persone che frequentate, ad arricchire con prudenza e con saggezza e con lungimiranza, nonostante insomma il segno non ne abbia tantissima, il vostro entourage. Quindi pochi ma buoni, perché il tempo a disposizione vi servirà per accrescere la vostra persona, per migliorare i vostri progetti, per far diventare finalmente realtà un progetto a cui da tanto tempo, probabilmente dalla primavera del 2021, sperate di mettere mano o sperate di vederlo crescere. Quindi selezione, anche perché ci saranno delle persone o da formare o delle persone a cui dedicare del tempo in più, quindi dare anche il vostro aiuto. Quindi è importante poi che voi abbiate a sua volta delle persone di riferimento che
possano nutrirvi e darvi l'aiuto che voi date alle altre persone, no? Quindi deve esserci un do ut des. Non fate come al solito che magari sfamate tutti e poi insomma per voi rimane una sensazione, no? Di minor accudimento, perché il toro nonostante abbia delle parvenze, come dire, di sano egoismo, poi insomma alla fine non riesce, e in realtà quel sano egoismo sarebbe ciò che dovrebbe acquisire nella vita in cui fa l'esperienza di nascere sotto un segno taurino, perché evidentemente deve colmare la parte in ombra che viene dal segno dello Scorpione. Credo che Mila sia per sfondare la porta, perché stiamo parlando del segno del Toro e lei sta fuori. Dicevamo, quindi selezionate bene le persone, perché si concretizzeranno dei progetti, quindi avrete bisogno di punti di riferimento validi che collaborino con voi, che vi aiutino anche a organizzare le tante occasioni di ampliamento, di crescita, di abbondanza e di upgrade che dal 16 maggio avrete sicuramente. Quindi selezionate bene le persone che vi dovranno dare una mano, perché voi dovrete dare probabilmente per un certo periodo la mano a qualcun altro, no? Quindi vi dovrete dedicare a qualcuno, e quindi gli equilibri questa volta dovranno essere ben bilanciati. Quello che accadrà con Giove in Ariete in questi 2 mesi, perché nel frattempo, mentre voi selezionate le persone, una nuova testa, una nuova mente, un nuovo mindset avviene nella vostra vita, si sta creando all'interno di voi un'apertura mentale diversa, un coraggio diverso, delle esigenze diverse che creeranno in 2 mesi un ponte che noi ancora non abbiamo completamente compreso, per la rinascita che avverrà il 16 maggio con l'ingresso di Giove in Toro per un anno. Non abbiamo ancora finito di vedere qual è questa apertura, questo nuovo mindset, perché il clou di tutto ciò avverrà quando il Sole entrerà in Ariete, si congiungerà a Giove, e poi ci sarà proprio tra marzo e aprile anche Mercurio retrogrado nel segno del Toro. Quindi capirete qualcosa, risolverete qualcosa, anche questioni immobiliari o sentimentali. Quindi mentre i pianeti in Ariete vi danno la forza, il coraggio di osare e di riprendervi, no? Un potere che è vostro, delle questioni pratiche si sbloccheranno o comunque creeranno delle aperture, e da lì, da questa alchimia che finisce esattamente il 16 maggio, giorno in cui poi entra Giove, Mercurio torna diretto, quindi voi siete pronti ed entra Giove in Toro. In base a quello che voi farete, all'utilizzo che voi farete di questa nuova energia, noi sapremo in che modo vi espanderete. Poi ovviamente arriverà il video con Giove in Toro. Quindi selezionate, siate meno idealisti nei confronti delle persone, perché i pianeti nel segno dei pesci portano a farci idealizzare qualcuno, a farci pensare che qualcuno ci aiuti a tutti i costi, sia sincero, ci ami, magari si nega perché ha delle problematiche. Invece no, non servono proprio a niente. Siate severi, tanto quanto lo siete con voi stessi, siatelo anche con gli altri, e fatemi sapere nei commenti come va. Un grande in bocca al lupo. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, benvenuti al video su Saturno nel segno dei pesci, che per quanto vi riguarda porterà probabilmente qualche responsabilità in più. Avrete un compito molto importante soprattutto, e quindi anche delle responsabilità aumentate, anche frutto di promozioni, soprattutto se lavorate o nella sanità o svolgete una professione che sia di aiuto per quanto riguarda gli altri. Quindi dopo un lungo iter di 3 anni di crescita con Saturno in Gemelli, che vi ha fatto comprendere molte cose, adesso è arrivato il momento di metterle in pratica. Sicuramente gli amici della prima decade, quindi nati in maggio, le persone che hanno o la luna o l'ascendente nei primi gradi del segno dei Gemelli,
vivranno prima degli altri questa esperienza, ok? Gli altri probabilmente, insomma, la vivranno più là, fra qualche mese, anche se io ho notato che quando un pianeta entra in un segno o quando esce da esso, il colpo di coda, insomma, si sente, no? Quindi si fa sentire un po' per tutte le decadi, quindi scrivetemelo nei commenti sotto al video se siete dei gemelli magari di seconda e di terza decade o avete dei valori in gemelli di seconda e terza decade che hanno risentito già dell'ingresso di Saturno nel segno dei pesci. Allora, se avete, ovviamente nessuno arriva nello stesso modo a prendere delle responsabilità, se le avete sempre rifuggite, perché ci sa che il gemello è un evergreen e quindi non ha voluto magari, che ne so, ha trascurato la famiglia di origine, la famiglia che si è fatto, qualsiasi cosa, anche il lavoro, allora in quel caso la responsabilità, aiuto, la responsabilità che il gemelli prende non è una scelta ma gli capita, ok? Così come Milla, come un po' la vita, mentre voi siete impegnati a fare altro capita qualcosa. Se invece vi siete impegnati per creare un progetto, avete studiato per un concorso, avete chiesto una gratifica, un aumento della mansione, vi siete formati in questi anni di Saturno in Acquario, avete studiato per discutere una tesi, per prendere un master, per aumentare le vostre competenze, no? E quindi fare un upgrade, allora in quel caso sicuramente inizieranno anche a breve arriveranno delle soddisfazioni, c'è già Mercurio in pesci, quindi quando arriva Saturno potrebbero arrivarvi delle comunicazioni anche ufficiali. In quel caso il vostro ruolo di team leader rispetto a un gruppo, alla classe, alla squadra di lavoro, alla squadra sportiva, se insomma fate sport, sarà proprio, no, di accresciuto prestigio personale. Ovviamente avrete la responsabilità e l'impegno di gestire più persone, insomma anche di supervisionare. Quindi è un aumento delle responsabilità, è una crescita, adesso potete farlo e quindi c'è questa cosa che se avete sempre fuggito le responsabilità, la vita a un certo punto dice non puoi fuggirle in eterno, quindi adesso è il momento di restituire qualcosa o di fare qualcosa, insomma, no? Che devi fare, che ci aspettiamo che tu faccia. Se vi siete impegnati per accrescere la vostra formazione, il vostro status, per fare un upgrade nella vita, allora adesso arriveranno le cose. E quel Giove in Ariete ci racconta che davvero sia in un caso che nell'altro diventerete tipo team leader, capofamiglia, quindi io credo anche che molti di voi potrebbero diventare genitori, no? Perché da quello che ho già visto, da persone che conosco, insomma già c'è questa direzione, quindi essere un po' un punto di riferimento anche per gli altri, c'è questa cosa. E comunque sappiate che Giove in Ariete è un grande amico dei gemelli. Poi, come si dice, questo mese di marzo che vede l'ingresso di Saturno in Pesci, vedrà anche finalmente l'uscita di Marte il 24 dal vostro segno, quindi anche gli stress, le tensioni, le indecisioni, le dualità usciranno, ci sarà un periodo, un bimestre, no? Con Marte in Cancro, quindi la famiglia vi terrà occupati, però insomma poi con Marte in Leone voi vi divertirete tantissimo, quindi scrivetemi nei commenti come vanno questi primi mesi, poi insomma ci aggiorneremo con Giove in Toro e soprattutto con il video di Saturno in Pesci con Giove in Toro, perché l'energia da metà primavera cambierà nuovamente in maniera sostanziale, quindi io vi aspetto nei commenti. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, benvenuti al video su Saturno in Pesci che insomma a voi darà
tantissimo aiuto. Dal 7 marzo 2023 alla primavera, febbraio-marzo del 2026, avrete Saturno a favore per ben 3 anni, quindi accrescerete le vostre competenze, supererete molti blocchi del passato, riuscirete a liberarvi di molte zavorre, avanzerete proprio nella crescita personale. Possiamo dire che fra 3 anni voi non sarete più le stesse persone. Tra l'altro questi 3 anni sono proprio un corso accelerato di vita, di grandi soddisfazioni, che si concluderà proprio con Giove in Cancro, perché nel 2025 ci sarà Giove in Cancro, quindi è come se il Signore del tempo, del karma e del destino, dopo avervi dato delle occasioni di avanzamento, miglioramento, proprio trasformazione proprio interiore, psicologica, vi farà diventare più forti. A un certo punto, alla fine di questo percorso, vi metterà la ciliegina sulla torta, che sarà una promozione, un matrimonio, un'assunzione a tempo indeterminato, una ditta che parte, un negozio che si amplia, una famiglia che diventa più grande, insomma un progetto che inizia adesso, che ovviamente andrà avanti per step, perché Giove cambierà segno 4 volte, no? Prima che Saturno a vostro favore esca dal segno dei pesci. Però infatti ho già detto nell'introduzione che farò diversi video, perché quando cambia Giove porrà delle sfide diverse ogni volta a questo Saturno in pesci. Però per voi i tempi nefasti davvero allora dal 16 maggio proprio non ve ne libererete completamente. Adesso in questi 3 mesi è come se c'è ancora Giove in Ariete che vi sta scardinando dal passato e che vuole assolutamente che vi lanciate nel futuro e che dimenticate questi orpelli, questi dolori, questi rapporti che non funzionano più, questi lavori che non vanno, questi modi di fare che non vanno, no? C'è Giove in Ariete che vi è particolarmente scomodo, ma dal 7 marzo arriva un amico. Arriva un amico che vi mette una mano sulla spalla, vi incoraggia, vi abbraccia e vi accompagna. Quando dico un amico penso a Saturno, mi riferisco a Saturno, però sappiate che quando abbiamo Saturno a favore arrivano proprio letteralmente delle persone positive che ci aiutano, che siano amori, che siano punti di riferimento, che sia un coach, che sia un buon amico, un professore che ci aiuta. Chissà quanti cancro con questi transiti tornano o si iscrivono all'università o a un corso di perfezionamento. Questo fatemelo sapere, perché avete Saturno in una posizione per cui farete un avanzamento psicologico e culturale che durerà ben 3 anni e di cui poi fra 3 anni vedrete proprio i frutti migliori. Sarete veramente delle persone rinnovate. E se, come diciamo sempre, chi nasce con il Sole, con l'ascendente o con la Luna in Cancro ha come mission quella di scardinare le dinamiche, non tutte, perché non siamo Highlander, non siamo Cristo Redentore, però si nasce con il compito di scardinare delle alcune, non tutte, dinamiche tossiche del clan, della famiglia di origine, a volte del luogo di origine. Voi pensate chi nasce in determinate parti del mondo dove ci sono delle tradizioni, delle mentalità difficili da scardinare, anche in quel caso l'ascendente Cancro, il Sole in Cancro, la Luna in Cancro possono fungere da traino per dirvi cosa non dovreste fare. Ok, allora in questi 3 anni accrescerete le vostre competenze, il vostro sapere. Se vi iscrivete all'università o fate un corso, vi laureerete con grande successo, le cose andranno molto bene, avrete proprio il favore dei professori, insomma di tutti quanti, insomma di tutte le persone che saranno importanti in questo percorso. E alla fine voi vedrete che facendo un bilancio fra 3 anni, quando Giove sarà nel segno del Cancro, vi renderete conto che siete riusciti a scardinare almeno una grossa catena
del karma familiare. Quindi questo è un transito upgrade, però ripeto, arrivano tante persone che vi danno una mano, ripeto, che siano professori, che siano amori, che siano buoni amici, mille la mano, quindi la prendiamo come un ok, che siano dei coach, che siano degli psicologi, qualsiasi cosa di cui voi abbiate bisogno per migliorare, per uscire dal gap, no? Nel quale siete stati milla il vaso in questo periodo, avrete tutte le soddisfazioni a partire dal 7. Nel vostro caso vi do degli switch perché voi avete Giove che vi dà un po' fastidio, no? E poi soprattutto venite da Saturno in Capricorno, dei transiti, anche Saturno in Acquario non è stato simpaticissimo con voi, Giove in Ariete non è stata simpatica con voi, Camilla distrugge tutti i fiori, quindi vi do anche degli altri gap. Il 7 marzo arriva Saturno, il 24 Marte entra nel segno del Cancro e quella è energia, ok? Quindi se finora c'è stata della tensione psicologica con questo Marte in Gemelli, voi vedrete che con Marte in Cancro, trigono a Saturno in Pesci, avrete quella forza di fare qualcosa che magari finora, di prendere in mano la situazione, di non essere succubi di situazioni che vi ricordano un po' l'infanzia, un po' il rapporto con i genitori, e di essere l'adulto di cui avevate bisogno quando eravate piccoli, di fare quello che sentite veramente senza paura di scontentare nessuno. Fatemi sapere nei commenti come va quel mese di fine marzo e che cosa arriva di buono. Anche aprile, insomma, avrà tante cose da raccontarvi. Vi ricordo che la parte clou del cambiamento sarà quando il Sole entrerà nel segno dell'Ariete il 21 marzo fino al 20 aprile circa, perché il Sole sarà congiunto a Giove, no? Quindi quella parte scardinante, quello che dovrete fare, quel diventare più adulto, team leader, quel tirare fuori la forza e agire, ripeto, senza paura di scontentare nessuno e diventando l'adulto di cui avevate bisogno quando eravate piccoli, quella sarà la parte clou. Poi quando arriverà Giove in Toro potrete sedervi e dire che avete lavorato. Quindi in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti e raccontatemi tutto. Un bacio. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, insomma con voi possiamo stappare la famosa bottiglia di vino, quello buono, di champagne, perché il 7 marzo Saturno esce dall'opposizione e Saturno contro è talmente pesante che insomma ci hanno fatto anche un film, quindi. Allora, tanti rapporti sono stati messi a dura prova, relazioni, matrimoni. Forse ci sono state delle problematiche, delle questioni legali, forse ci sono stati dei cambi di lavoro, delle assunzioni o dei licenziamenti in questi 3 anni. Sono cambiate, avete comprato e venduto, sono cambiate tante cose. Si è chiuso un trentennio e se ne sta aprendo un altro. Quindi che cosa accadrà con questo Saturno per 3 anni, fino alla primavera del 2026, quindi 2023-2026, che cosa accadrà? Allora, innanzitutto avremo ben 4, come ho detto nell'introduzione, ben 4 passaggi di Giove e si sposteranno anche altri pianeti, quindi Plutone si sposterà nel frattempo dopo 15 anni, 14 anni dal Capricorno all'Acquario, Nettuno passerà dai Pesci all'Ariete. E Giove però, che è quello che rende manifeste le cose, cambierà 4 segni. Quindi ho già proposto e ho già detto nell'introduzione che farò più video ogni volta che Giove cambierà il segno, insomma ogni volta, scusate, la prima zanzara della stagione, ogni volta che Giove cambierà di segno, io farò un video di aggiornamento. Però diciamo che voi avete Giove in Ariete, Saturno che si toglie dall'opposizione, quindi noi ci possiamo aspettare ovviamente di poter tirare un sospiro di sollievo, questo fino al 16 maggio, e molte cose quindi sono state messe in discussione in questi 3 anni, ci sono state delle guerre, delle guerriglie, dei cambiamenti. Adesso che si fa? Giove in Ariete fino al 16 maggio vi dà la spinta, l'opportunità, la forza,
l'energia, come se si aprisse, si fosse già aperta, ma adesso la sentirete ancora di più, una finestra da cui entra il sole che vi dà una nuova visione della vita. Tutte le macerie che vi siete accumulati, tutte le cose vecchie che avete lasciato o siete stati costretti a lasciare nel passato, anche parti di voi, che è la cosa più importante, perché qua non ci interessa se abbiamo lasciato un lavoro, una casa, una persona, non ci interessa, ci interessa cosa dentro di noi abbiamo che non funzionava più, siamo riusciti a lasciare andare nel passato e quello che di esterno vi era come corrispettivo inevitabilmente si è sgretolato, ma l'importante è quello che c'è dentro di noi, perché con un Giove favorevole, se dentro di noi sono modificati i presupposti e le condizioni, è chiaro che il nuovo e il buono cresceranno e attecchiranno in maniera molto più florida e fiorente. Quindi voi avete un'occasione di fare un recap psicologico, guardare il passato e trarre delle conclusioni importantissime in questi primi 3 mesi di Saturno in Pesci, perché con l'aiuto di Giove che vi dà la grinta di guardare avanti, perché è chiaro che se il passato è finito recentemente, no? C'è dolore, c'è dispiacere, la mente vive di attaccamenti, la mente umana, quindi è normale che guardate al passato. Quindi questo Giove in Ariete per 3 mesi e questo Saturno che il 7 entra in Pesci iniziano a farvi accettare, soprattutto a chi non l'ha accettato, il cambiamento, a guardare al futuro. Questi 3 anni serviranno proprio per ripristinare interiormente, spiritualmente, psicologicamente, energeticamente la vostra persona. Ci saranno 3 step, adesso fino a maggio-giugno c'è il riprendersi, no? Il radunare, fare un bilancio del passato, degli errori, comprensione e radunare le energie. Poi quando arriverà Giove in Toro 2023-2024 inizierete a ricostruire i vostri e a raggiungere i vostri obiettivi. Poi quando arriverà Giove in Gemelli, insomma, le cose saranno ulteriormente cambiate, ma insomma, prima dobbiamo fare il video di Giove in Toro che uscirà per maggio. Quindi adesso vi state riprendendo, molti di voi devono ripartire con un corso, con un coaching, con un viaggio, con un nuovo corso di studi. Forse vi eravate arenati nello studio e adesso riprendete in mano il diploma, la laurea, il corso di aggiornamento, la lingua lasciata in sospeso, il corso di risveglio, tutte quelle cose che avevate lasciato 1 o 2 anni fa probabilmente, no? Quindi adesso c'è la rinascita che passa proprio per l'apprendimento, per l'aumento delle competenze e piano piano, man mano che aggiungete competenze, ora che siete liberi di dedicarvi a voi, a risanare come dire, la vostra mente, no? A riprendervi dai vostri dispiaceri, a guarire dalle vostre paure, ora che siete pronti, no? A conoscere il nuovo, ad aumentare le competenze, ad andare lontano. Saturno in Pesci vi chiede di scendere nel profondo, nel vostro cuore. Fate un recap dell'albero genealogico, fate un recap di quello che è accaduto, se fa parte di quello che volevate voi o se era karma familiare. Come ve ne accorgete? A parte che in alcuni casi è palese, perché ci sono degli strascichi di cose delle generazioni precedenti, come che ne so, questioni processuali, debiti, case, situazioni, no? Che sono capitati così per generazione sulle vostre spalle, quindi è chiaro. Quando non vi è chiaro quello che state vivendo, chiedetevi ai vostri genitori cosa è accaduto quando avevano l'età che avete voi in questo momento e scoprirete che se loro hanno attraversato una tempesta, voi avete attraversato una tempesta simile. Perché? Perché ci rimane impresso nelle memorie cellulari, no? Nei corpi sottili,
quello che la generazione prima di noi ha vissuto, soprattutto se noi non l'abbiamo ereditato tramite energia, no? Tramite sangue, tramite gestazione, ma se eravamo presenti più giovani, più piccoli, quando loro avevano la nostra età. E in quel caso ci si chiede se sia il caso di ripetere quell'iter o se valga la pena spezzare. Quindi questa è un'immersione proprio nel karma familiare, perché se vogliamo accrescere la nostra mente, le nostre competenze, superare i nostri limiti e ampliare gli orizzonti, dobbiamo necessariamente superare chi ci ha preceduto. Quindi in questi 3 anni la rigenerazione del karma familiare, delle eredità cellulari, tutto quello che è eredità sarà importante per aprire un trentennio diverso da quello che magari hanno vissuto loro. Fatemi sapere nei commenti se questo punto di vista vi è stato utile, e buon Saturno in Pesci. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, Saturno è entrato il 7 nel segno dei Pesci e so che molti di voi sono spaventati. Allora, parliamo prima del segno dell'ascendente Vergine. Allora, per voi c'è Saturno al discendente. Questo significa che nei prossimi 3 anni, a partire dal 7 marzo, ci potranno essere degli incontri sentimentali e relazionali o legali, contrattuali, importanti. Quindi può iniziare, c'è la possibilità, c'è la probabilità molto alta che qualcosa di importante e anche di destinato arrivi nella vostra vita e che vi leghi ad un percorso, ad una situazione, ad una relazione per un certo periodo di tempo, che potrebbe essere quello legato ai tempi di Saturno, quindi ai multipli di 7, 7, 14, 21, 28, lo so che ogni tanto qualcuno dice no ma me erano 12, sì vabbè, però era per dire che era una cosa abbastanza lunga, certo può succedere perché poi a volte insomma se c'è un Giove che sta transitando magari anticipa o allunga un po' il brodo, comunque insomma ci siamo capiti. Se siete single è chiaro che qui possono esserci degli incontri importanti con persone che quando è Saturno insomma si dice che siano karmiche, cioè che arrivino per darci qualcosa di importante ma anche per farci crescere, ok? Crescere come? Dal punto di vista emotivo, maturare, perché chi ha dei valori in Vergine ha sempre una controparte pescina, una controparte emotiva che è importante gestire, soprattutto se si hanno dei valori nel lato in luce, nella Vergine, che va un po' in palla se non riesce a gestire le emozioni. Quindi possono arrivare persone importanti con cui iniziare una convivenza, un rapporto molto stretto, anche se dovessero essere a distanza, perché se nel vostro karma, nel vostro tema natale c'è la necessità di imparare per gestire le emozioni, vivere un rapporto a distanza, che vi faccia vivere un conflitto, che vi faccia prendere contatto con una ferita emotiva, allora anche se sarà a distanza sarà molto intenso. Potrebbe essere un rapporto in qualche modo conflittuale. Perché? Perché vi deve aiutare a gestire le emozioni, magari una persona appunto che è lontana o è una persona sul posto di lavoro o è una persona, quindi sapete no, bisogna gestire in un certo modo ed essere sicuri che le cose siano importanti prima di complicare la situazione, oppure magari vi state separando e quindi ovviamente ci sono delle tempistiche, delle tematiche, degli equilibri che chiederanno una aggiustatina. I primi 2 o 3 mesi di Saturno in Pesci possono essere più impegnativi. Volevo dirvi che quando Giove entrerà nel segno del Toro, dal 16 maggio fino a maggio 2024, per ben un anno, insomma avrete dalla vostra un grandissimo aiuto e quindi le cose si sistemeranno, ok? Anche se parliamo di contratti
se avete l'ascendente in Vergine con Saturno al discendente, potrebbe concludersi un rapporto di lavoro oppure essere assunti, no? In maniera stabile, se non definitiva, in un posto. Quindi accadono cose importanti che vi vincolano anche emotivamente. Se avevate delle cause, dei processi, delle situazioni, è chiaro che in questi 3 anni potrebbero volgere al termine. Oddio, non è così scontato, conoscendo la giustizia magari italiana, che ha dei tempi un po' più lunghi, però soprattutto da maggio 2023 a maggio 2024 con Giove in Toro, insomma, la fortuna è tanta. Passiamo invece a chi ha i luminari in Vergine, quindi il Sole o la Luna. Allora ragazzi, chi si incarna con questi valori viene a cercare di perfezionare la concretezza, il senso della realtà, che significa che molto probabilmente vengono, no, da precedenti incarnazioni molto emotive o molto spirituali, cioè vissute molto nell'immaginazione, molto nel pensiero, molto nell'interiorità, molto nell'isolamento e quindi poco nel concreto, quindi poco radicate, poco con il senso della realtà e quindi in balia di se stessi, delle emozioni, come foglie al vento. Questo che cosa significa? Che a volte il segno della Vergine, che viene proprio, che nasce in questo segno per perfezionarsi e cimentarsi, sperimentare e allenare la propria razionalità, a volte la perde spesso nei rapporti con gli altri, ok? Che sono il proprio lato ombra. Quindi spesso noi vediamo nel segno della Vergine o della Luna in Vergine dei contraltari, delle bipolarità, per cui queste persone sono molto emotive, idealizzano tantissimo l'amore, non vedono l'illusione che c'è, gli altri la vedono, loro no, tendono proprio a vivere un'idealizzazione del partner e quindi a volte fanno dei gesti folli, tra virgolette, cioè tendono a mandare all'aria la realtà per dei sogni, per delle illusioni. Io ne vedo, ne continuo a vedere tutti i giorni. Questo transito di Saturno potrebbe dimostrare l'inaffidabilità, no? La menzogna, l'illusione di rapporti, di situazioni, di illusioni che potrebbero essere nate con il precedente transito di Giove in Pesci, che c'è stato per ben 3 tranche da maggio 2021 fino a maggio 2022, se non sbaglio. L'abbiamo avuto prima primavera ed estate 2021, quindi maggio, giugno e luglio, poi c'è stato da Capodanno 2022 fino a maggio e poi c'è stato dal 28 ottobre ultimo scorso fino a Natale, fino ai giorni prima di Natale, fino al 20-21 dicembre. Se in queste 3 fasi, voi che avete il Sole nella Vergine, la Luna in Vergine, vi siete fatti dei film, siete stati corteggiati, agganciati da un'illusione o comunque da un sentimento che vi sembra veramente un sogno, che però si svolge soprattutto nei luoghi della psiche, nei luoghi della parola, nei luoghi dell'immaginazione o di notte per telefono, nei luoghi nascosti. Oh, ok, qui potrebbe esserci qualcosa di poco reale, qui potrebbe esserci dietro un'illusione, chi non l'ha capito o chi ha capito che la cosa non quaglia, ma pensa che fosse qualcosa di speciale, nei prossimi 3 anni, in un modo o nell'altro, capirà se era un'illusione o se era un sentimento autentico. Attenti, soprattutto i più giovani o i meno centrati, a seguire le illusioni perché potreste perdere molto, ok?
Questa è la verità. La fortuna è che adesso ci sarà Giove in Toro per un anno che comunque vi stabilizza tanto, vi protegge, vi dà un senso della realtà o vi mette a fianco qualcuno che vi mette una mano sulla spalla e che vi dice attenzione. Quando poi ci sarà Giove in Gemelli ci evolveremo, insomma vedremo come andranno le cose, insomma, e si capirà, ma molto avrete capito nel frattempo, insomma, della natura di questo transito. Quindi questo è un transito per perfezionare gli equilibri emotivi. Ok? Quindi anche il senso della realtà, ed è una cosa da fare veramente nel qui ed ora, ogni giorno, cercando di essere presenti a se stessi ogni giorno. Quindi ragazzi, io vi aspetto nei commenti, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la vostra crescita. Sappiate che ci sono anche delle perle, dei diamanti che escono dalle opposizioni di Saturno quando riusciamo a stare nel qui ed ora. Quindi un grande bacio a tutti. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, benvenuti a questo transito di Saturno nel segno dei pesci che per voi rappresenterà un triennio impegnativo dal punto di vista quotidiano e anche dal punto di vista personale, perché Saturno in pesci innanzitutto vi permetterà di scoprire dei talenti interiori legati allo spirito, alla sensibilità, alla sensitività, all'intuito, alla creatività, alla capacità di guarire e di curare, di cui a volte non tutti sono consapevoli, perché la bilancia, l'ascendente bilancia sono dei grandi diplomatici, hanno un grande talento artistico, hanno 1000 doni, sono poliedrici, sono belli, sanno fare tante cose, ma non tutti, magari essendo un segno d'aria, svolazzano, no? Vivono un po' nella superficialità, che tra l'altro è tanto gradita, che tra l'altro allieta tanto l'animo umano, che spesso è denso e pesante, no? Quindi gode di personalità fresche, leggere, gentili e talentuose. Però forse alcuni di voi ignorano una parte intuitiva, sensibile, quasi medianica, proprio di connessione importante che con questo Saturno in pesci si potrebbe rivelare. Quindi non vi spaventate e potreste anche avere un rapporto molto sentito e molto forte con la fede. Okay? A volte ve ne dimenticate, a volte ce l'avete già, a volte resta in un ambito superficiale, come è normale, come è umano che sia. In questi 3 anni ci sarà un rapporto profondo con la fede. Ovviamente per conquistare, no? Per scendere nella profonda fiducia della fede, a volte può capitare che ci siano dei momenti di incertezza, ok? Che però molto probabilmente verranno superati e questa cosa, questa fiducia nella vita, questo sentirsi anche protetti da qualcosa di sottile, voi vedrete che diventerà una costante della vostra vita e alla fine di questo percorso diventerà un valore aggiunto importante. Quindi c'è un risveglio della spiritualità anche per vicende esterne, no? Anche per delle vicende che possono essere un po' sfidanti, no? Mettervi alla prova, ma comunque ci sarà una grande crescita interiore e proprio un improntare la vita ad un modo quasi non vi riconoscerete, cioè sarete delle persone, diventerete, ci sarà una scoperta della saggezza notevole. Non vi spaventate, dicevo prima, perché la bilancia non lo sa, non sempre viene detto, ma ha un sentire, un talento per intuire proprio le questioni dello spirito, un talento, una connessione, una medianità a mio avviso notevoli, spesso attraverso i sogni, ok? Spesso attraverso i sogni che voi avete questa capacità nettuniana di prevedere, di avere una sorta di chiaroveggenza, quindi ci sarà questo.
Anche la salute, vi dicevo, non vi spaventate se dei fenomeni, delle intuizioni che sono avvenute nei 2 anni precedenti, quindi preannunciate con l'ingresso di Giove in Pesci dal maggio 2021 che si era congiunto a Nettuno, potevano aver già manifestato o un interesse o una chiamata verso determinate tematiche, oppure erano successi così dei fenomeni sporadici che magari voi avevate registrato, non vi eravate dati la spiegazione. Insomma, adesso potrebbe esserci un proseguo. Se siete giovani, giovani da magari cercare un lavoro, no? La sanità, il mondo della sanità, della medicina, della cura, della psicologia, di tutto quello che guarisce l'animo o il corpo umano, ma soprattutto la psiche, sarà uno dei vostri principali interessi e potrebbe diventare una professione. Quindi se state già studiando per queste cose, o se inizierete a farlo da adesso, sappiate che, anche se il processo è lungo, sappiate che questa ve la spoilerò, perché ve la devo spoilerare, perché la Bilancia ha avuto dei transiti talmente sfidanti che finché non uscirà Giove dall'Ariete ha anche il pessimismo di non credere. Invece io vi devo dire che il 2024-2025 con Giove in Gemelli, insomma, vedrete fiorire tutto questo sapere e ne farete una professione, un successo, un arricchimento notevoli. Ma ovviamente anche prima. Allora, voi avete Saturno nel segno dei Pesci dal 7 marzo e c'è Giove in Ariete, c'è Giove in Ariete che vi rende, non l'ascendente, all'ascendente sta dando grandi opportunità e fortune di lavoro e sentimentali, ma chi ha il Sole e la Luna in Bilancia è un po' di pessimismo, è un po' paranoico e fa bene, perché questo è il tempo dei cattivi consiglieri, delle persone che per svista spesso danno cattivi consigli, vedono le cose, fraintendono. Questo è il periodo e l'anno dei misunderstanding, quindi non prendete decisioni importanti, non fate sport pericolosi, tanto maggio è alle porte, ok? Quello che però sicuramente accade è che è un periodo movimentato, e tutto questo movimento, se fosse vissuto, se riusciste a viverlo nell'interiorità, nell'ascolto di voi stessi e del vostro cuore, delle vostre percezioni, vi porterebbe alla verità senza nessun intralcio da parte di Giove, perché Giove opposto ogni 12 anni, ce lo dobbiamo vivere tutti, e serve per verificare il nostro radicamento, il nostro senso della realtà e la nostra connessione interiore, di modo che se io negli 11 anni precedenti ho lavorato nel qui ed ora, nell'ascolto di me, quindi ho sviluppato fiducia ben riposta in me stessa, non sono una big e poi non mi so allacciare scarpe, cioè se io ho ascoltato me stessa, verificato l'attendibilità dei miei passi con i riscontri, quindi se io ho un procedere ormai che è radicato, quando Giove in opposizione, se mi arriva il cattivo consigliere, io ho un po' la puzza di bruciato, magari faccio un passo davanti e uno dietro, magari riesce anche un po' a convincermi, ma Giove avviene attraverso la psiche, però se il cuore mi urla no, io riesco a sentirlo. Quindi all'ascolto delle proprie percezioni e la propria bussola interiore devono essere sempre privilegiati a quello che ci dicono le persone all'esterno, anche se a volte sono titolate, perché con Giove opposto quelli sono i primi che ci fanno cadere. Quindi non prendete decisioni importanti, questo già ve l'ho detto fino a maggio, ma ascoltate il vostro sentire, perfezionatelo in questi 3 mesi in cui le sirene come per Ulisse cantano per ingannarvi, e poi vedrete le soddisfazioni che avrete da maggio con Giove in Toro, che tra l'altro vi permetterà di risolvere anche delle questioni ereditarie che girano da tempo per un anno molto fortunato dal punto di vista materiale e psicofisico, e vi riusciranno a far sanare anche del karma familiare. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e abbiate fiducia nel vostro cuore e nel vostro sentire.
Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti alla settimana in cui, benvenuti all'ingresso di Saturno nel segno dei Pesci, che per voi rappresenta veramente un prima e un dopo, una pietra miliare tra un passato burrascoso ed un inizio di vita completamente diverso. A marzo a vostro favore ci sarà non solo Saturno il 7 nel segno dei Pesci, ma anche Marte il 24, e lì proprio avrete l'unplane di tutte le cose che iniziano ad andare estremamente a posto. Venite da almeno 3 anni, io direi anche dal 2018, sono da un periodo altamente complicato, sono andata a guardare perché nei commenti mi avete scritto guarda che è da prima, insomma, che il periodo è brutto, da prima che Saturno entrasse nel segno dei pesci, dell'acquario, scusate, nel 2018 c'erano Giove nel vostro segno, nello Scorpione, e Urano è entrato in opposizione nel segno del Toro, quindi è lì che si è inceppata la macchina. Per quelli che hanno altri pianeti, ragazzi, che nel tema natale hanno o il Sole o l'ascendente o la Luna in Scorpione e gli altri pianeti sparpagliati, è chiaro che le annate possono essere diverse, perché se c'è uno stellium in bilancia avete patito tantissimo anche l'opposizione di Urano in Ariete, ma così è andata. Purtroppo i pianeti non si possono spostare. Quello che noi possiamo fare con l'astrologia evolutiva e predittiva è capire che cosa ci vuole insegnare un pianeta e cercare di superare il limite che ci impedisce, il limite mentale di solito che ci impedisce di fare diversamente, quindi di fare meglio. Allora, i prossimi 3 anni, per quanto vi riguarda, innanzitutto l'energia sarà migliore, la fortuna, le cose che vanno meglio, proprio le vicende che si incanalano in un linguaggio innanzitutto che voi comprendete, che quindi riuscite a gestire, e l'energia insomma si alza, e quando c'è tanta energia arriva l'amore, arrivano i soldi, arriva la fortuna, insomma, quindi le cose vanno avanti. Poi ovviamente ci sarà Marte che vi dà quella spinta, la grinta, la forza, forse arriva qualcuno a darvi una mano, le cose in famiglia si sistemano, insomma, Marte per 2 mesi sarà un grande amico. Poi l'energia di questo Saturno in Pesci ricambia il 16 maggio, infatti l'ho detto anche nell'introduzione che farò almeno 3 video, perché questo Saturno in Pesci, che dura fino al 2026, vedrà l'avvicendarsi di 4 Giove. Questo è Giove in Ariete fino al 16 maggio, poi ci sarà Giove in Toro che dialoga molto meglio con Saturno in Pesci, poi ci sarà Giove in Gemelli, nel frattempo Plutone sarà passato nel segno dell'Acquario definitivamente, e poi ci sarà Giove in Cancro che a voi ripiacerà tantissimo, no? Quindi, e poi ci sarà anche Nettuno che passa nel segno dell'Ariete, quindi ci sono degli switch, per cui è una pratica questa di questo Saturno in Pesci che va seguita periodicamente, tanto più che Saturno nell'ultimo segno racchiude un po' tutto il trentennio precedente, quindi tanta roba, però per voi è roba buona. Quindi 3 anni di Saturno nel segno dei Pesci per voi che cosa fanno? Portano amori importanti, stabili, duraturi, che addirittura possono sfociare nel giro di 1 anno e mezzo in un matrimonio. Chi ha già un amore avrà una convivenza, molto probabilmente. Chi ha già un amore, e se avete anche già una convivenza, potrete avere dei figli, ma ci possono scappare i figli anche se non c'è una convivenza. Cioè, l'amore si fa serio, l'amore diventa una faccenda seria, stabile, importante. Se non c'è, arriva qualcosa di destinato, se c'è, cresce, diventa più stabile, diventa una cosa, proprio un impegno grosso, una cosa fissa. Chiaramente questo comporta anche la gestione, perché dove c'è Saturno c'è una lezione, no ragazzi? Saturno, se ci sono degli amori che sono finiti, potrebbe portare alla fine di questo, ok? Quindi potrebbe portare alla fine.
Se avete dei figli, che non dovete diventare genitori, ma se avete dei figli che sono abbastanza grandi, questi 3 anni possono portare delle svolte anche per loro, quindi voi potreste diventare nonni, loro crescono, si laureano, vanno a vivere da un'altra parte oppure comprano casa, insomma diventano importanti, diventano dei professionisti, cioè degli step che possono riguardare anche loro, se non riguardano l'amore. Una cosa che sicuramente questo Saturno in Pesci vi suggerisce è di regolare gli eccessi, gli stravizi, il divertimento eccessivo e le infatuazioni, insomma un atteggiamento un po' svolazzante nei sentimenti, perché tutti gli eccessi in questi 3 anni, insomma, Saturno non ve li farà passare tanto bene, quindi questa è la prova di questi 3 anni, quindi il patto affinché voi abbiate tutta la fortuna che volete, tutti gli assist è comportarvi in maniera retta, rispettosa, dei sentimenti, delle emozioni, dei divertimenti e degli eccessi. Se giocate troppo, cercate di controllarvi, altrimenti potreste perdere il controllo della situazione con le conseguenze che ci sono. Se bevete, se fate uso di sostanze molto affini al segno dei pesci, moderatevi, cercate di essere sempre moderati, di non perdere il controllo. Stessa cosa se avete delle relazioni promiscue, se c'è disordine, perché questo porta il segno dei pesci, se c'è disordine nella vita sentimentale, sappiate che passerà Saturno e vi chiederà ordine nella misura che vi è più confacente, cioè, che è in linea con il tipo di errori che commettete. Quindi siate affidabili, se volete l'amore e il rispetto e la presenza, siate lì. Se vivete un'illusione, questa è l'ultima cosa che vi dico, se vivete un'illusione, un rapporto a distanza, un rapporto, se qua ci sono i triangoli, ormai i quadrilateri, no? Se lui dice che non può lasciare lei non dice che non può lasciare lui per qualche cosa, e se ciò non è vero, con il transito di Saturno le illusioni si toglieranno le maschere, ma con i transiti che avete gli impostori saranno immediatamente rimpiazzati con qualcosa di meglio. Ricordate che Saturno è selettivo e per voi vuole il meglio, sia nei comportamenti vostri sia negli amori che andate a vivere. Quindi c'è una grande crescita, però insomma bisogna anche sapersela meritare. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, avrete delle relazioni molto forti. Per chi cerca il lavoro lo porterà Giove molto probabilmente, ma questo Saturno dal 7 marzo porterà la fortuna. Quindi i prossimi mesi dovrebbero essere pieni di soddisfazioni davvero per tutti. Vi aspetto nei commenti in attesa del vostro feedback. Buon Saturno in Pesci. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti all'ingresso di Saturno nel segno dei Pesci. Allora, nei prossimi 3 anni volgeranno al termine, quindi si risolveranno delle questioni legate all'ambito familiare oppure legate al luogo di origine o ad un immobile o magari al vostro domicilio stesso, iniziate o comunque manifestatesi nel maggio 2021 o a partire da maggio 2021 e che si sono verificate in questo lasso di tempo da maggio 2021 a Natale 2022. Tutto quello che è stato, che Giove, il pianeta Giove, di transito nel segno dei Pesci, congiunto a Nettuno, ha portato a galla e che sappiate era come dire sotto traccia, perché Giove quando si congiunge ad un altro pianeta non fa che far venire a galla quello che quel pianeta lento stava generando, no? Creando sotto sotto. Quindi
Nettuno in pesci c'è già da diverso tempo. Quando è arrivato Giove ha iniziato a manifestare un problema, un desiderio di evasione, no? Dal luogo natio, oppure dalla casa, cambiare, andare in affitto, vendere, trasferirsi, non stare più bene in un posto, tornare a casa, delle problematiche con i familiari, la malattia di un familiare, una novità, una gravidanza, la famiglia che si allarga. Quindi voi mi direte, ma se la famiglia si allarga, qual è l'esito finale? Che praticamente se io ho un bambino, no, se ho avuto un bambino con Giove in pesci, quando arriva Saturno ci sarà il primo distacco, perché Saturno, ricordatevi sempre, che indica l'upgrade temporale, cioè adesso finisce una fase e ne inizia un'altra, quindi il primo distacco, ragazzi, è l'asilo, per esempio. Se con Giove in pesci ho incontrato una persona di cui mi sono innamorato, con questo Saturno nei prossimi 3 anni si verificherà come dire, la bontà dell'intuizione, se veramente con questa persona è possibile fare famiglia oppure no. Ovviamente potrebbe accadere anche un'altra cosa, che voi avevate una situazione preesistente e con Saturno in pesci, che è il signore del karma, è il signore del tempo, ma io inizio a chiamarlo il signore della verità, con Saturno in pesci magari cambiate e da quel sentimento passate ad un altro più adatto a voi e più destinico. Potrebbe anche accadere che con Giove in pesci vi foste innamorati di una casa e quindi volevate comprarla, magari avete seguito i lavori, magari avete dato la caparra e adesso per esempio non vi piace più e vi hanno trasferito a Canicattì. Insomma, delle cose, se si è ammalato un familiare, se c'è stata una problematica, un'allergia, parlo dell'allergia perché i pianeti in pesci, le cose legate ai liquidi, no? Oppure ai piedi, insomma le cose legate al segno dei pesci, un'intossicazione, un'allergia, queste cose qui, quando passa Saturno dovrebbero portare al clou e poi insomma alla risoluzione della cosa, insomma alla fine di questa cosa. I momenti migliori sono quelli in cui Giove e gli altri pianeti collaborano bene con questo Saturno, quindi da maggio, allora, voi avete una protezione di Giove in Ariete fino al 16 maggio, quindi comunque la fortuna, l'amore sono dalla vostra parte, infatti molti di voi stanno facendo veramente dei progetti di famiglia importanti. In altri casi, poi Giove passerà nel segno del Toro, come ho già detto nell'introduzione, ho già detto già per gli altri segni, ci saranno degli altri video perché l'energia cambia sensibilmente, ma quando avrete Giove in Toro probabilmente questi cambiamenti, insomma, di questa primavera che sarà, come dire, molto movimentata, molto appassionata, a un certo punto richiederanno, come dire, solidità. Cioè la novità vi chiederà di essere implementata, quindi se io conosco una persona, vivo questo sentimento, faccio un esempio, quella persona a un certo punto mi chiede di essere ufficializzata in qualche modo, oppure inizio a fare un periodo di prova lavorativo in un'altra città, in un'altra sede, in un altro studio legale, da un'altra parte e magari me lo confermano fra 3 mesi, anche fra 5, non è che aspettano il 16 maggio, no? Con Giove in Toro, però dopo un po' potrebbe accadere questa cosa, quindi io dovrò prendere delle decisioni e quindi decidere di spostarmi, di rimanere lì, quindi questi primi 3 mesi saranno molto interessanti, sarà anche molto interessante, lasciatemelo dire, quando Marte uscirà dall'opposizione, dal segno dei Gemelli il 24 marzo, quindi sentirete un'energia completamente diversa, assolutamente diversa. Quello sarà il momento in cui probabilmente metterete mano ad un'eredità, cioè a dei soldi, no? A dei beni, a qualcosa che avevate messo da parte, che avevate in serbo per voi, perché forse vi serviranno, perché avrete preso una decisione, cioè saprete che investimento fare, no? Dove andarvi a
ad impegnare, quindi c'è tutto un progetto ovviamente di stabilità che passa per la fine di qualcosa e quindi qualcosa che si era preannunciato nei 2 anni precedenti. Fatemi sapere nei commenti perché i Sagittario mi stanno scrivendo poco, io so che saranno probabilmente molto molto stressati. Questi 3 anni saranno molto importanti per quanto riguarda le vostre radici, gli immobili, il fare famiglia, la carriera, nonostante l'anno di Giove in Toro che sarà strepitoso, vi interesserà un po' meno, no? Vi interesseranno più gli affetti importanti, però sappiate insomma che siete in continua evoluzione, che dai transiti di Saturno, come dire, sfidante, si ottengono i risultati e le crescite più grandi. Quindi vi aspetto nei commenti e vi mando un grandissimo in bocca al lupo. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti all'ingresso di Saturno nel segno dei Pesci che per ben 3 anni sarà un vostro fidato alleato. Quindi dalla primavera da marzo 2023 al 2026, all'inizio 2026, avrete un fidato collaboratore che tra l'altro è il vostro governatore che finalmente si mette in una posizione di ascolto, di aiuto e di sostegno. Quindi strepitoso e insomma gli ultimi 6 anni come dire si possono dire conclusi, questo per tranquillizzare tutti, sia l'ascendente che la luna, che il sole in Capricorno, insomma, no? Perché? Perché sono stati abbastanza complicanti in quanto avete avuto il ritorno di Saturno sul vostro sole ascendente, poi Saturno, sempre in un segno uraniano, vi ha chiesto conto del modo in cui impiegavate le risorse, vi ha chiesto comunque responsabilità e autogestione, ok? Anche proprio nella dispersione delle energie e dei rapporti. Adesso il 7 marzo entra nel segno dei Pesci, quindi ci sarà un consolidamento in questi 3 anni o di rapporti legati alla sfera lavorativa nell'ambito burocratico o delle comunicazioni o dell'insegnamento. Se in qualche modo voi svolgete un'attività legata o anche un'attività di studio, quindi se siete degli studenti ovviamente di qualsiasi ordine e grado, oppure se lavorate nell'insegnamento, se lavorate nella comunicazione, se lavorate nella scrittura, se siete degli editori, anche nella burocrazia insomma, e anche se siete dei venditori o vorreste farlo, nei prossimi 3 anni ci sarà un consolidamento di questa professione che ovviamente richiederà impegno. Quindi se io inizio l'università adesso o se io in questi 3 anni devo diplomarmi o se voglio aprire un'attività, se voglio iniziare a lavorare nella comunicazione o se mi sono iscritta ad una graduatoria e sto aspettando di scalarla per avere un posto di ruolo, in questi 3 anni la cosa si compie, insomma, no? È un periodo molto impegnativo che va in questo settore. Ciò non di meno, se avevate un sogno, dovrete lavorare tantissimo per realizzarlo, perché Saturno chiede questo. Se vi siete fatti un film, se era un'illusione, se era qualcosa magari di megalomane, no? O suggerito dagli altri o fuori dalla vostra portata, nei prossimi 3 anni ve ne accorgerete. Perché mi permetto di dire questo? Perché Saturno si andrà a congiungere a Nettuno in Pesci. Nettuno, soprattutto fomentato da Giove in Pesci tra il 2021 e il 2022, ultimo scorso, quindi fino a Natale, questo appena trascorso, Giove si è congiunto a Nettuno in Pesci, quindi potreste aver anche incontrato qualcuno che vi prometteva cose che poi vi accorgerete non sarebbero mai successe. Questo vale a 360 gradi, dal venditore, da colui che vi deve vendere qualcosa, che vi ha prospettato l'incontro della spesa della vostra vita, l'investimento della vostra vita, gli interessi, oppure insomma ti darò questo posto.
ci possono essere state delle promesse anche a livello sentimentale, vi potreste essere sentiti o magari visti così a livello, no, senza impegno, periodicamente con una persona, e poi con Saturno in Pesci, se le intenzioni, perché qui stiamo parlando di svelamento di sentimenti e di intenzioni, con Saturno in Pesci nei prossimi 3 anni vi accorgerete, probabilmente prima della fine di 3 anni, vi accorgerete se c'era realtà, di intenzioni, le cose diventeranno realtà anche nella vostra vita, altrimenti queste figure evaporeranno, ok? Quindi è un momento molto utile anche per la verità in sé per sé, oltre che per avere delle risposte attendibili dopo magari 2 anni di Giove in Pesci congiunto a Nettuno che sono stati un po' evanescenti, ok? Ovviamente adesso c'è Giove in Ariete che in qualche modo vi sta scombussolando, vi sta rompendo un po' le scatole a livello familiare, forse tensioni, liti, partenze, magari c'è un po' di tensione, oppure lavori in corso che non vanno a buon fine, oppure proprio ecco, queste ristrutturazioni, queste cose burocratiche, mo si rompe una cosa, c'è Giove in Ariete, che dove c'è qualcosa di vecchio, no? Deve portare una primavera e quindi una sostituzione, mettiamola così. Oppure se c'erano delle tensioni in seno, Giove le amplifica per farle vedere, le fa vedere per farle risolvere. Quindi ci saranno magari i primi 2-3 mesi fino al 16 maggio di un po' di tensione ancora, proprio perché avete bisogno di risposte, avete bisogno di comunicazioni importanti e intanto ci sono delle problematiche, ma credetemi, dal 16 maggio in poi il cielo veramente diventa un bijou, perché poi ci sarà Giove in Toro per un anno a favore, in ottimo aspetto a Urano, a Nettuno, a Saturno, e quindi sarà bellissimo. Quindi ci sarà questa primavera un po' movimentata. Se vi state trasferendo, se state acquistando un immobile, insomma, è tutto, anche se in famiglia ci sono delle tensioni. Saturno vi invita ad essere responsabili e a dire la verità. Ovviamente vi chiede prima di guardarvi dentro, ok? Non rompete cose per la rabbia, ma fatelo soltanto se nel vostro cuore non ci sono più le condizioni per restare, ok? E prestate attenzione appunto alle rotture sia lavorative che sentimentali dal 20 marzo al 20 maggio, poi Giove risanerà tutto, perché con Marte opposto nel segno del Cancro combinato a Giove, no? E soprattutto in ottimo aspetto a Saturno potrebbe venirvi qualcosa, quindi aspettate maggio per prendere delle grandi decisioni e ascoltate il vostro cuore, e quando parlate dite la verità, perché questo Saturno, come svela le illusioni degli altri, chiede attendibilità anche a voi. Quindi io sapete che poi faremo dei video su Giove in Toro e Saturno in Pesci, quindi ci aggiorneremo. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Questi 3 mesi sappiate che c'è cambiamento, ascoltatevi molto e siate prudenti e tutto andrà bene. Un grande in bocca al lupo. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti al video su Saturno nel segno dei Pesci, che indica uno switch, un cambio di energia. Allora Saturno è uno dei vostri governatori, quindi è chiaro che voi insieme al Capricorno lo percepite, ne risentite particolarmente. Allora, avete già vissuto degli anni impegnativi. Nel video precedente dell'oroscopo settimanale mi sono dilungata anche molto su quello che i vari aspetti in Acquario del vostro tema natale possono aver significato con questo transito di Saturno. E cosa vi porteranno questi 3 anni? Il reset delle dipendenze affettive e psicologiche, nonché da sostanze, se ci sono, da qualche tipo di sostanza, da farmaco, da una dipendenza da qualcosa che magari ha una forma liquida, anche se anche il fumo, poi alla fine il tabagismo, se uno eccede.
Quindi adesso Saturno prima vi ha portato alla maturazione, a prendervi delle responsabilità, ad espormi in prima linea, ad essere maturi, coerenti, no? Quindi ad affrontare una nuova avventura. 3 anni interessantissimi. Adesso Saturno nel segno dei pesci, la ruota si sposta, vi dice di camminare sulle vostre gambe, di diventare più concreti, più realisti nella gestione delle emozioni e delle illusioni. Saturno nel segno dei pesci resetta, chiede verifiche su tutto quello che è psicologico, emotivo, alienante, quindi tutto quello che noi facciamo per fuggire dalla realtà, se è eccessivo, che sposta il nostro tempo e la nostra attenzione no? In una realtà parallela, ce lo toglie, comunque ci fa notare che c'è un problema. Anche internet può avere, come dire, può avere una funzione spesso alienante dai problemi della realtà, e quindi in quel caso, insomma, in questi 3 anni Saturno ci spinge a prendere dei provvedimenti, comunque a ridurre anche le dipendenze, i rapporti di dipendenza psicologica, gli ideali, lui mi ama, lei mi ama, lui è il mio migliore amico, lei c'è sempre. Anche i rapporti fondati su un grande idealismo, una grande idealizzazione, o anche dei rapporti legati al fanatismo. Avete presente chi fa parte di quei gruppi, è il gruppo spirituale molto stretto, a momenti no, diventa setta, e quel gruppo, il gruppo anarchico, il gruppo politico, il gruppo degli estremismi. Siccome nel segno dei pesci l'ottava alta è l'amore, la compassione, le sfere celesti, ma l'ottava bassa è il fanatismo ideologico e l'ego spirituale, ma anche le illusioni, quelle della vita di tutti i giorni, no? Convincersi che ci sia una grande amicizia, un grande amore, un grande nutrimento reciproco, poter contare, avere fiducia in qualcuno, no? Idealizzare qualcuno. Ecco, ok, in tutte quelle che sono quelle cose a cui noi ci appoggiamo, quando passa Saturno ci chiede conto, ci offre la realtà, quindi disvela, toglie il velo e ci fa vedere la realtà. Quindi insomma questo è un esperimento, è un crash test per tutto quello che sono le nostre convinzioni, i nostri fanatismi e le nostre idealizzazioni. Perché? Perché per camminare con le vostre gambe, cosa che dopo il transito di Saturno in Acquario vi viene chiesto dall'universo, bisogna essere realisti. E quindi questo sarà. Anche le vostre, ovviamente non soltanto in uscita, ma anche in entrata, nel senso, sia voi se prendete in giro qualcuno, se voi fate finta di avere una convinzione ma non è reale, oppure se avete dei fanatismi, dei dogmi, delle cose in cui credete ad occhi chiusi, capiteranno in questi 3 anni una serie di esperienze per cui capirete che bisognava darsi una ridimensionata perché c'era un eccesso, no? Oppure c'era uno scollegamento con la realtà. Quindi non solo chi è stato idealizzato da voi, ma anche chi avete idealizzato voi, e anche come dire, le persone con cui non siete stati sinceri, ecco, cioè è in entrata e in uscita il reset. Quindi se anche avevate delle persone che gestivate, alle quali avete fatto magari credere di avere un grande sapere, magari se avete avuto dei dipendenti, sapete quando uno fa uno stage e non viene pagato, no? Quando ci se ne approfitta anche degli ideali di qualcuno in qualche modo, cercate di trovare l'attinenza con la vostra realtà. Quando ci vendiamo in un modo e poi
poi siamo diversi, no? Quando ci idealizziamo anche la nostra figura, ecco, allora se c'è stato un eccesso, se ci siamo venduti in un modo diverso, allora anche in questo caso Saturno porterà verità. Questo è il signore del karma, il signore del destino. Io ormai da quello che vedo lo comincio a definire il signore della verità, quindi della vera essenza e della vera natura delle cose. Quindi per reggerci sulle nostre gambe dobbiamo in primis essere onesti e retti con noi stessi, e poi di conseguenza verrà inevitabilmente la correttezza nei rapporti con gli altri. Adesso con Giove in Ariete voi avete sentito un grande bisogno di proporvi, arrivano tante cose in entrata, c'è un grande scambio di comunicazione, vedete gente, magari vi spostate, c'è una grande socialità, magari arriva una persona specifica che fa la differenza. Questo accadrà fino a metà maggio, poi da metà maggio l'energia cambierà completamente e ci sarà una stabilità anche familiare, immobiliare e stanziale più definita. Ergo potrebbero in questi 3 mesi finire delle situazioni sentimentali o l'illusione di un qualcosa, quindi fare spazio al nuovo, conoscere finalmente qualcuno o sentimentalmente, e poi farete famiglia con Giove in Toro, oppure lavorativamente parlando, e quindi poi insomma si creeranno delle collaborazioni interessanti. Plutone poi entra nel vostro segno, quindi la prima decade comincerà a subire immediatamente la trasformazione, ma poi ne parleremo in un video breve perché Plutone sarà 20 anni, quindi io, se Dio vorrà, farò vari video perché insomma ci vorranno degli aggiornamenti almeno ogni volta che Saturno cambierà segno. E Plutone sul vostro segno indicherà anche le debolezze che avete avuto, perché quindi se io mi appoggio è perché ero debole, quindi è una concausa e sono 2 energie che vanno nella stessa direzione per farvi scoprire altre cose di voi e per farvi essere sempre più forti. Quindi inizia un transito alla fine di fortificazione e di maggior radicamento. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e buon ingresso di Saturno nel segno dei Pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, con la luna in pesci, con Venere in pesci, benvenuti al tanto atteso, anche tanto temuto, transito di Saturno. Allora, si chiude un ciclo importantissimo, a seconda dell'età che avete, magari siete giovani, si chiude un ciclo iniziato tra il 93 e il 96. Saturno ritorna sul vostro Sole, sulla Luna e porta delle cose diverse e inaugura innanzitutto un nuovo trentennio che avrà un sapore sicuramente diverso da quello un po' più arido è iniziato 30 anni fa. C'erano tanti pianeti in Capricorno che sono vostri amici, però forse quelli in Toro che ci sono adesso e che ci saranno fra qualche mese sono più generosi. Allora, se avete l'ascendente nel segno dei pesci, il vostro status, il vostro personaggio pubblico, la vostra forma fisica, la vostra salute, la vostra reputazione, lo status, la condizione di salute avranno un reset, no? O un consolidamento a 360 gradi. Perché? Perché l'ascendente è la parte più potente dal punto di vista dei transiti, perché è quella che riguarda tutto ciò che ci riguarda e che può essere visto dall'esterno. Se mi si rompe il bagno, che ho Saturno in 4ª casa, lo so solo io, ok? Ma se mi laureo, se mi sposo, se mi separo, se divorzio, se cambio lavoro, se mi assumono, se mi licenziano, se mi candido in politica, tutte cose che hanno un riscontro, se mi metto a lavorare nei social, se mi metto, cioè tutto se dimagrisco 30 kg, se ne prendo 40, se mi raso a zero, se modifico la mia immagine, quelle sono tutte cose, se mi ammalo, se guarisco, sono tutte cose che riguardano spesso Saturno all'ascendente. Al massimo ad ottave minori Saturno in 6ª casa.
Quindi ovviamente questo Saturno potrebbe portare qualcosa sull'ascendente, qualcosa che è stato anticipato dal precedente passaggio di Giove congiunto a Nettuno, quindi qualcosa che vi è venuto in mente o che è iniziato, un percorso, una situazione che è iniziata tra il 2021 e il 2022 e quindi Saturno la consoliderà. Magari vi siete laureati o adesso troverete lavoro, verrete assunti, avete conosciuto l'amore, vi sposate, siete diventati genitori, avete conosciuto una persona importante, adesso diventate genitori. Avete conosciuto, avete ricevuto una proposta di lavoro, adesso avrete il contratto a tempo indeterminato e vi trasferirete, quindi cose a questo livello, no? Quindi proprio importanza di stato. Ovviamente Saturno all'ascendente, essendo il signore del tempo, indica una maturazione, quindi anche non solo un aumento delle responsabilità perché si va nell'età adulta, quindi mi sposo, faccio i figli, divento nonno, vado in pensione, no? Tutti quegli switch della vita importanti e soprattutto anche, come dire, una maturazione della macchina biologica, quindi magari una rughetta, cioè si vede che state diventando grandi. Se ci sono delle patologie in latenza potrebbero diventare un po' più conclamate, quindi prendetevi tanto cura della vostra persona, perché quando Saturno passa all'ascendente o in sesta casa, in questo caso a voi sull'ascendente, paghiamo anche per uno stile di vita sbagliato, oppure se invece abbiamo avuto nel tempo, perché Saturno è quello del tempo, non dell'ultima settimana, se abbiamo avuto qualcosa di temporale, no? Un atteggiamento buono a livello temporale, ci premierà sicuramente con un benessere no? E con delle soddisfazioni che in qualche modo ci arriveranno, perché Saturno è severo ma giusto. Se invece Saturno passa sul Sole e sulla Luna, questi sono i luminari, quindi potrebbe riguardare dei momenti importanti, no? Degli esiti importanti legati innanzitutto a delle figure femminili o maschili importanti. Se avete la Luna in Pesci, la mamma, le sorelle, un'amica, ma anche voi stesse, se siete donne, se siete uomini, avete la Luna in Pesci e passa Saturno, potreste conoscere una donna destinata, insomma, cioè fare degli incontri molto importanti, o se avete avuto delle ferite emotive grandi e queste sanguinano, cioè iniziate a star male, perché se passa Saturno su un punto ce lo fa vedere che non ce la facciamo ad andare avanti con le poche risorse che abbiamo, allora ci vorrà un intervento di una figura professionale che ci aiuterà a guarire. Cioè può portare sia all'amore sia a un amore per se stessi, quindi a prendersi cura di sé e della propria interiorità. Se è sul Sole, cose importanti per le figure maschili. Se siete donne, incontrate un uomo importante, cioè un uomo del destino, un uomo con cui avere una relazione importante, oppure una figura che, se proprio avete rimandato degli insegnamenti perché non ci volevate guardare da quel lato, una figura che karmicamente vi insegnerà qualcosa che evidentemente vi mancava, ma anche, ripeto, un amore importante, un capo o un professore che vi portano in alto, no? Cioè delle figure importanti, nonché, essendo il Sole, se siete delle donne, la vostra parte vitale, ma questo vale anche per gli uomini e donne, in questo caso se avete il Sole in Pesci ci sarà una consacrazione della vostra attività lavorativa, del vostro io, di quelle che sono le vostre mire. Se se Saturno passa sulla Venere o su un Marte in Pesci, le questioni possono diventare strettamente sentimentali. Marte indica anche la forma fisica, no? E le esperienze, il tipo di reazioni, no? Magari un Marte in Pesci, ma anche una Venere in Pesci sono molto emotivi e si vanno a cacciare nei guai perché sono attratti da situazioni complicate, perché loro devono aiutare. Con Saturno su Venere e Marte, se vi andavate a invischiare in situazioni complicate, sappiate che ci sarà una costrizione, non una costrizione, ci sarà un grande insegnamento che vi farà capire, che vi farà regolare di più, cioè vi farà diventare più responsabili e vi illuderete di meno di essere magari indispensabili e vi farete fregare meno, si può dire, perché insomma a volte i pianeti in Pesci sono talmente generosi
che veramente non pensano a chi vanno a aiutare, pensano subito di prestare aiuto a quella persona, invece forse quella persona doveva vedersela da sola e se ne sta soltanto approfittando. Quindi c'è anche una grande maturazione sia della generosità sia del modo di reagire, meno emotivo, meno no, con le emozioni esagerate, meno travolgente dal punto di vista emotivo, più stabile, più controllato, e nell'amore incontri importanti, soprattutto per quanto riguarda la Venere, eventi importanti per quanto riguardano gli affetti e quindi grande crescita dal punto di vista relazionale. Per tutte le persone che mi hanno scritto dicendo che temevano o comunque che volevano sapere che cosa significasse il ritorno di Saturno sul Saturno di nascita, ovviamente una cosa che accade a 30 anni, a 60 e a 90, accade 3 volte nella vita. A 30 anni segna più o meno il passaggio all'età adulta, quindi alle responsabilità. C'è chi magari si laurea più o meno a 28 succede, no? C'è chi si laurea oppure chi decide di tornare all'università per inaugurare una fase di vita di un'altra qualità, no? Chi cerca quindi di alzare le aspettative. Può essere il momento in cui diventate genitori, in cui comprate la casa, spesso significa anche questo. Ho visto molte persone, anche quando ci si sposa, quando ci si sente maturi, per fare proprio uno switch, per passare, diciamo, dalla prima fase della vita a quella in cui si consolida e si diventa più adulti. Quindi poi, insomma, quando ritorna la seconda volta magari si va in pensione, no? Succedono cose di questo genere, oppure si diventa nonni, oppure ci si ritira in campagna, oppure si fanno degli investimenti, si comincia ad organizzare la seconda parte della vita, oppure a volte, insomma, si consacra la carriera. Se una persona ha investito molto nella carriera, ci sono delle carriere che anche con il ritorno, con il secondo, anche con il primo o il secondo ritorno di Saturno su Saturno, immaginate i primari, le persone che magari hanno delle cariche istituzionali, no? Si possono avere anche questi switch. Ovviamente dipende dalla casa, dal settore in cui cade questo Saturno, insomma. Però in linea di massima io ho notato che anche personalmente non ce l'ho in una casa particolare, ce l'ho in una casa succedanea, secondaria, eppure ha rappresentato una delle cose che vi ho detto nel primo riguardo al primo passaggio di Saturno, il primo ritorno di Saturno su Saturno, insomma. Quindi diciamo che il settore nel quale voi avete Saturno, sto ricollegando una cosa, si manifesterà per essere perfezionato dopo il passaggio di Saturno, quindi nel tempo successivo. Quindi Saturno, quando passa su Saturno, vi fa fare quelle scelte di vita e poi le attiva. Quindi quello che dovete aspettarvi, oltre agli switch che vi ho appena accennato dei 30, 60, 90 anni in cui solitamente Saturno ritorna su se stesso, è che ci sarà un perfezionamento, una correzione dei vostri atteggiamenti e anche, diciamo, delle dinamiche instaurate ovviamente in base ai vostri atteggiamenti, che siete i titolari di quell'oroscopo e di quel settore, proprio legati alle simbologie di quel settore. Quindi magari se è la seconda casa, il rapporto con i soldi, le fonti di entrata, la dispersione di soldi, le dipendenze, no? E anche magari le convinzioni, cioè convinzioni errate per cui bisogna spendere dei soldi. Se è la terza casa, il modo di comunicare, gli studi, gli spostamenti, no? I trasferimenti, il modo di guidare la macchina. Per esempio la quarta casa, la famiglia, gli immobili, se non pago le rate, magari no, mi tolgono, non riesco a portare avanti il mutuo, avrò dei problemi magari a pagare la casa, per dire, e così via. Sentimentalmente, ma stiamo parlando del segno dei pesci, quindi faccio degli esempi legati alla dispersione, no? Al non controllo della situazione. Se
vivo una relazione sentimentale con una persona che magari è impegnata, cosa che il segno dei pesci come i segni d'acqua tende a volte, no? Perché istintivamente tende ad invadere le sfere altrui, può succedere, se magari si è verificato questo, con il transito di Saturno, quel modo di amare, quel modo di concepire le relazioni, quel modo di relazionarsi con altre coppie, con l'amore in sé, magari potrà vedere uno stop, no? Cioè la vita a un certo punto, per correggere il tiro, per correggere quell'atteggiamento, magari creerà un periodo di solitudine, ma soprattutto vi farà vedere che magari le motivazioni per cui l'altra persona non si liberava non erano reali. Cioè una persona che vive nell'illusione, che vive nell'amore illusorio, con Saturno imparerà anche insomma a costo di rimanerci un po' male, perché poi dipende dalla nostra resistenza. Cioè se io sono decoccio, se io non voglio sentire, un po' i denti li sbatto, perché la vita è più forte, ok? Noi non ci possiamo, l'ego molto grande, un ego fuori controllo ci può far pensare di essere più forti della vita, e invece la vita è più forte perché siamo proprio qui per evolvere e lei ci deve insegnare, la maestra è la vita. E quindi nei settori dove noi abbiamo eccessi, dove abbiamo delle illusioni, dove non abbiamo il controllo delle nostre emozioni, delle nostre pulsioni, passa Saturno e insomma un po' raddrizza, ecco. Quindi lo sentirete in quegli anni, no? Nel corso dei 3 anni. Prima ci sarà lo switch di maturazione e poi ci sarà l'insegnamento, ok? Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo primo video su Saturno nel segno dei pesci. Ovviamente fra qualche mese ce ne sarà un altro, io vi aspetto nei commenti, spero che vi sia stato utile, che vi abbia schiariti un po', perché è ovvio che i cambiamenti, i passaggi di Saturno da un segno all'altro sono sempre un po', no? Saturno non ha una fama squisita, ma invece è un grande insegnante, severo ma giusto. Difficile da digerire, sì, ma grazie, siamo fortunati perché ci insegna un sacco di cose. Quindi io vi ringrazio, spero di esservi stata utile, vi aspetto nei commenti e buon Saturno in pesci a tutti. Un bacio e al prossimo video.